Ciao Monica, siamo qui con Bibi. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, non so se è una sua vita parallela o è qualche familiare, perché vedo una donna che raccoglie delle patate e poi, canticchiando di buon umore, le cuoce anche con la buccia e c'è un buon profumo. E Bibi? Non lo so. Cioè, io sento una grande affinità, per cui potrebbe essere lei, ok? Oppure una qualche parente. Ok, ci serve l'autorizzazione di Bibi per iniziare la sua sessione. Cioè, è Chiamala. come se lei lo dicesse con la voce e poi in più lo scrive su un foglio. Eh, Forse le piace anche l'idea di scrivere, Ma è di questa metterlo così, persona, nero su bianco. No, no, adesso è Bibi come l'abbiamo vista. ok, è quella che cuoceva le patate a lei o un'altra? No, potrebbe anche essere una parente. Va bene. Vibrazione di Bibi. 4,5 miliardi. Consapevolezza. 139. PS. 47. Pite. 2001 finale. Odissea nello spazio. Cervello. Mm, 9,6. Suscettibilità ipnotica. 37. 3D. 70. Vivacità animica. 98. Nome del progetto di Bibi. Ah, come se la prima parte, c'è una parte della vita in cui me la intitola Incontri pericolosi. Però se mi deve dare un titolo più ampio mi dà un po' disfatta, perché mi viene come se lei vedesse con un senso un po' di fallimento la sua vita. Nome della sua anima. Bel gioiosa, E del suo spirito. forza. Entità eteriche. Allora c'è un ramarro, quindi un rettile, che le mette un po' di paure, un po' di sensi di colpa, un po' ehm, di smarrimento anche. Poi c'è un lupo che è come se la minacciasse di mangiarla ed è lì tranquillo che aspetta e quindi ovviamente questo in lei crea un po' di ansia, no? Con la sensazione che debba poi succedere anche qualcosa di brutto. Ehm, Poi c'è un gatto che funge quasi da guardiano ed è come se creasse dei divieti d'accesso ad alcune situazioni che invece per Bibi potrebbero essere molto favorevoli. E poi per ultimo vedo tipo Zeus che scaglia dei fulmini contro di lei, come se fossero proprio delle punizioni. Se lei non si adegua a un determinato schema, che è anche lo schema della donna che deve essere controllata, diciamo così, sottomessa.
come si vorrebbe, per esempio, in larga parte nel suo paese d'origine. Mentali. La prima la chiama tipo contrasti, come se in lei ci fossero anche delle contraddizioni che creano anche un po' di, posso dirti, di tensione mentale. Ed è un'entità mentale che la porta anche ad avere contrasti nella vita, diciamo così, con le persone, nelle relazioni. Di fatto lei è come se si trovasse poi in una situazione in cui non sa esattamente cosa fare, quali decisioni prendere. mm? La sensazione è sempre quella che avrebbe dovuto dire l'altra cosa, avrebbe dovuto fare l'altra cosa. Direi 5 più o meno. Poi c'è fiducia. Mm. È come se questa entità mentale provasse a farle avere un po' meno fiducia in lei stessa e quindi ci prova con varie circostanze della vita e con vari incontri affinché lei diminuisca sempre di più la fiducia in se stessa. Vedendo che ci sono poi varie situazioni avverse, l'obiettivo di questa entità mentale è che lei diminuisca la fiducia che lei ha in se stessa e nelle proprie qualità. Ed è di livello più o meno 4. E poi c'è questa che si chiama evasione, è un'entità mentale che le fa proprio desiderare a tratti un tipo di vita differente, però allo stesso tempo le mette anche davanti degli ostacoli e le dice che è molto improbabile, no? Riuscire davvero a trasformare le situazioni nel modo in cui vorrebbe lei. Quindi alla fine le fa sentire un po' un senso di frustrazione. Ed Livello? è 5. Impianti. Ci sono questi fili con delle placche, quindi sembrano proprio degli elettrodi. Ma lì è come se in un qualche modo lei, che è molto sensibile, avesse mutuato l'idea dell'elettroshock. Mm. Avendo vissuto in maniera così profonda tutta la problematica del fratello, no? È come se avesse preso questo aspetto, che può essere dei malati psichiatrici, e l'ha fatto diventare il suo impianto mentale, perché per lei la questione del fratello è veramente un grande macigno, no? Un grande motivo di dolore, non solo per i dolori che procura a tutta la famiglia e ovviamente a lei, ma proprio anche perché vede come il fratello si sia buttato via, si sia perso completamente. Quindi ha creato questo impianto mentale qua, quasi, non so come spiegarti, in onore di tutta questa situazione qui col fratello. Poi c'è, non so, come se ci fosse un martelletto a livello addominale. Probabilmente lei tende a somatizzare in questa zona qui quelle che sono le arrabbiature, i Mm. dispiaceri. Le sta annuendo con molta veemenza. Però c'è anche un pungiglione a livello intimo. Ma è una donna molto sensibile, per cui se diciamo così che nel rapporto di coppia non c'è come posso dirti, no, una vera complicità, anche il rapporto intimo per lei può diventare un qualcosa di pungente, ok? Mm. Mm. Perché lei ha proprio bisogno di questa completa complicità con il partner.
E poi ecco, vedo questa corda che lega le gambe perché lei a volte si sente proprio come legata, che non sa in che direzione andare, quale sia la migliore direzione per se stessa, ma anche per le persone a cui vuole bene. E basta. Un sacco di impianti, No, dici no? un sacco? No, uno, due, Almeno quattro. tre, quattro, sì. Mm. Va bene, cinema, marito. Allora, viene, però come posso dirti, non tanto polemico, però come dire, tutto d'un pezzo, lui è un po' fermo sul suo modo di pensare, è sì, un po' un blocco, nel senso difficile da malleare, ma non è morbido, ecco. Mm. Diciamo che la- la- la grande forza risiede nell'atteggiamento completamente opposto, nel mettersi fortemente in discussione quando ce n'è bisogno, nel non dare nulla per scontato, nell'ascoltare, Esatto. nell'accogliere, non nel muoversi semplicemente su un binario. Lei diceva è leone come segno zodiacale. In effetti questo Beh, segno ha delle caratteristiche di questo tipo quasi sempre. sì, c'è la presunzione che quello che fa e quello che dice è giusto in assoluto, non è giusto per lui, è giusto in assoluto. Ma il leone come segno zodiacale è dominato da una qualche entità, 99 casi su 100? Allora, tutti i segni zodiacali in un certo senso sono delle entità perché vorrebbero controllarci, ok? Mm, Però ricordiamoci una cosa, questo qui in cui che siamo venuti a fare è un gioco. L'abbiamo detto tante volte che il gioco ha il proprio cartellone nel cielo. Nel cielo ci sono le costellazioni, ok? I segni zodiacali sono delle costellazioni. mm, Quindi è naturale che chi è nato sotto un determinato segno subisca l'influsso di quella costellazione, perché questo è il gioco mhm. e sta a noi, attraverso la nostra consapevolezza ed evoluzione, liberarci da questo schema che ci vorrebbe contenere e forgiare completamente. Mm? Mm. Noi possiamo ovviamente ribellarci. C'è chi invece ha meno consapevolezza e segue alla lettera lo schema Sono proposto. Quindi, per d'accordo. esempio, sì. Per esempio, il marito di Bibi. Hai voglia, Monica, solo velocemente, botta risposta, li vediamo tutti e 12? Non lo so se riesco, Quello che proviamo. ti viene, dai. Ariete. È il Noi, primo. sì, noi siamo degli Siamo arieti noi. atipici, però, eh. Eh, Ehm, ehm, e su questo la testardaggine, la difficoltà ad ammettere di aver sbagliato. Ma quale entità abbiamo dominante? Ehm, mm, cioè, Se si può dire, allora, ovviamente, nel senso che è una forzatura, poi c'è l'ascendente, poi c'è tutta una serie di questioni. sì, cioè in realtà l'ariete è rappresentativo, nel senso che le entità in realtà poi sono tantissime, no? E quindi questo ariete che sbatte sempre la testa con le sue corna, già rappresentativo così, però come entità che noi citiamo, Mhm. eh, oddio, mi vengono delle divinità, non so perché mi ha dato... sai che cosa? Che mi fa muovere nella mitologia, mi dice Mhm. Prometeo. Mhm. Toro, Toro viene come se fosse assorbito dalla terra, quindi fa le sue radici e non lo muovi da lì, e quindi come se fosse una specie di gea, un po' però ottusa, come ti posso dire. Mm. gemelli. Giano bifronte.
quindi proprio la doppiezza, no? Questa cosa di poter mostrare entrambe le facce, ma neanche ti sta facendo capire se ti sta mostrando una o l'altra faccia. Cancro. Il Poseidone. E in questa sensibilità, ma anche molto, non so come dirti, lunatica e può avere insomma, anche scatti di ira, mm, molto irritabile. Leone, il marito di Bibi. Il leone mi viene collegato a Zeus, che si sente così importante, potente, eh, sopra tutti. Vergine. Allora, Vergine proprio mi viene tipo la roccia, no? Come se fosse impenetrabile e intaccabile. Eh, eh, non so cosa c'entra perché mi viene Diana, che è legata alla caccia, non lo so il perché. Bilancia. Allora, bilancia, come se ci fosse un'indecisione. Ma qua non so perché mi presenta una ninfa minore che è Eco, sai che è innamorata di Narciso. Mhm. Io dico quello che mi viene, non so se poi... Scorpione. Scorpione. Eco, il segno di Bibi. Allora, un attimo, perché lo Scorpione è quello che potenzialmente ha più capacità di tutti, perché è quello che riesce a penetrare maggiormente gli animi umani. Ma riesce a penetrare anche la materia e infatti è un arachnide, Mm. quindi è così, è il ragno. Sagittario. Allora, Sagittario, adesso mi viene proprio nella sua forma, eh, mi viene in questa sua ibridazione, non riesco a vedere l'entità però, non so perché mi manda Polifemo, non ho idea. Capricorno. Capricorno me lo rimanda a delle entità ehm, sottoterra, eh, delle entità chtonie, degli inferi. Mm. Ma Acquario. scusami un attimo, Capricorno, Gesù era Capricorno? Boh. Io sono proprio ignorantissima, Inferi. Mm. eh. Beh, secondo la favola, perché Certo, certo, certo. Secondo la, insomma, quel Gesù lì proposto dalla Chiesa. Mm. non esiste un Allora, segno, la data di nascita di Gesù del 25 dicembre, è stata scelta per motivi liturgici, potrebbe essere pesci o vergine o capricorno, ma sono speculazioni stronzate. Acquario, dicevamo, allora, eh, c'è tipo una divinità del vento. pesci e basta. Pesci di nuovo me lo rimanda a Poseidone e a Venere. Va bene. Torniamo al cinema. Due sorelle. Grazie Monica per lo sforzo. Sorelle, beh, allora una la vedo un po' quasi con delle difficoltà a camminare, no? Come se in questo momento avesse Vero? dolore al cuore. Mhm. Eh, però ci tiene ad esserci, eh?
Mm. Quindi l'altra sorella l'aiuta nel camminare e l'altra sorella la vedo con tanta luce, Il fratello. come se entrasse a quattro zampe. Lo vedo proprio un casino, nel senso che mi fa vedere che ha uno stivale alto e uno stivale basso. Poi mi fa vedere che entra a quattro zampe, come se volesse a un certo punto brucare l'erba, digrigna i denti. Demone. Eh, La nipote più le bambine. è un po' spaventata in questo momento. Vedo che se le tiene attaccate le bambine, che rimangono proprio aderenti alle sue cosce, e lei ha una mano sulla spalla di una mano sulla spalla dell'altra, e, non so, come se si guardasse le spalle, un po' spaventata. La zia materna è viva, giusto? Sì, è l'unica rimasta viva. Come se lacrimasse sangue, quasi che mi deve far vedere così tutta segnata, quasi le stigmate. Va Così. bene. Monica, le capacità medianiche di Bibi, ovvero i sogni premonitori. Riesce a vedere persone o cose che poi si manifestano nella vita sua o degli altri. Allora, ehm, questo è il caso di Bibi, però in generale chi ha i sogni premonitori, per come lo vedo io, si sposta eh, al di là del tempo, cioè noi siamo in un livello in cui c'è il tempo. Mm? Nei sogni riescono queste persone, inclusa Bibi, a spostarsi in quel livello invece in cui il tempo è più molle, diciamo così, non è schematico come da noi, ok? Quindi riescono più facilmente a vedere cose del futuro, ma anche futuro futuro. Infatti Bibi ha visto una cosa praticamente di 2 anni dopo, proprio perché in quella zona in cui si spostano durante il sonno, il tempo è decisamente più plasmabile, più malleabile, quindi è più facile muoversi all'interno del tempo. Poi ritornano giù e riescono a conservare non sempre il ricordo di questi eventi. Nel caso di Bibi non solo c'è il sogno premonitore, quindi lei è riuscita a spostarsi nel tempo durante il sonno, non solo questo, lei ha anche una grande capacità di vedere, anche se non visivamente, di percepire il campo energetico della persona. E così, per esempio, è stato con quello che è poi il compagno tormento della nipote. È subito, a una prima occhiata, è riuscita a comprendere che mm, non era una buona persona, senza neanche dover più di tanto approfondire la conoscenza. E Quindi questo è un dono non solo suo, però, perché io lo vedo sia, lei ce l'ha detto, della mamma più la sorella piccola, ma secondo me ancora più indietro. Sicuramente la nonna di Bibi, nonna materna di sì, Bibi. sì, 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 sì. Quindi E questo è un gran sostanzialmente, casino, per mm, loro è un gran casino. perché? Eh no, perché non va bene, da un punto di vista sociale, la donna non deve avere tutte queste capacità, perché se loro potessero esprimerle in una situazione serena, loro sarebbero estremamente forti e potenti, ok? Ma non è quello che è voluto dalle entità per queste donne. Oltretutto, c'è
anche una grande intelligenza proprio intellettiva loro. Sia in Bibi che anche nelle sorelle, una in particolar modo. E questo non è accettato, ok? Perché tutta l'energia femminile in questo gioco deve essere schiacciata completamente. E allora accade proprio questo, che a tutte queste donne, in un modo o nell'altro, accadono fatti della vita che tendono a metterle a terra. Ma quindi la visione di sogni premonitori è la visione di un tempo molle, hai detto, ma cioè le linee temporali come funzionano in questo quadro? No, allora dunque, ehm, diciamo che grosso modo ognuno di noi ha una vibrazione abbastanza di base. Poi la si può anche cambiare non solo come quantità, ma come qualità, ok? Ma è più facile cambiarla come quantità che come qualità. Non so se mi spiego bene. Per cambiare la linea temporale è importante cambiare la qualità della nostra vibrazione, non solo la quantità. Mm. Nei sogni premonitori più che altro vedi la linea temporale che la persona sta grosso modo percorrendo. Ok, infatti diciamo che prevalentemente Bibi ha visto cadimenti del tempo abbastanza vicino, ok? E l'ha visto invece più lontano per la mamma, ma perché la mamma aveva proprio ormai quella linea temporale lì che stava percorrendo, diciamo. Non erano, diciamo così, seguite da lei altre linee temporali. Sembra che ci sia una ragazza, una donna in Giappone che sta prevedendo cose e ci sta prendendo, ci ha preso con Fukushima e tanti altri eventi giapponesi e si esprime con dei fumetti. Adesso ha previsto un grosso disastro per il 5 luglio in Giappone. Molti ci stanno iniziando a credere e hanno disdetto le vacanze in quel periodo in Giappone. Questa si connette al futuro. Lei dice No, parla di sogni premonitori, no? non mi risulta. Cioè, a me risulta, scusami, ma mi viene lei con le corna, non so neanche chi sia, Mm, ok? Come se appartenesse ad un'elite ehm, potente, mm, ok? Che in realtà è collegata a delle entità che controllano gli eventi. mm. E il E 5 quindi luglio di fatto, faranno qualcosa? aspetta, questo, mamma mia. Allora, a me fa vedere del fumo. Bomba, fuoco. Sì, qualcosa, sì, che può essere un'esplosione, che può essere una cosa così, fumo. O che può essere un crollo di qualcosa e vedo del fumo. Vabbè, sia quel che sia. Il marito di Bibi è l'anima gemella. Sì, e questa è una gran bella sfida tra loro due. Perché lui è un'anima gemella di quarto livello. Mm, Ed è vero che tra di loro ci sono dei contrasti e lui appunto è così tutto d'un pezzo, eh, insomma, vuole decidere lui, bisogna vederla come la vede lui, eccetera, eccetera, ok? Però alla base, cioè, è come se ci fosse un amore veramente molto solido. È come se quella lì fosse la maschera, la personalità, diciamo così, del marito, che lui se volesse potrebbe togliere. Ed è come se Bibi andasse oltre questa sua maschera. E lei vede qualcosa di molto brillante in lui.
BB quarto livello è tanto, perché c'è il quinto e poi diventa fiamma. Si sono conosciuti in altre vite? Tipo, lei ha insegnato lui a fare il pane. Lei era la signora qua, forse la proprietaria, diciamo, del forno, e lui un giovanissimo ragazzo, forse è orfano lui, e lei le ha insegnato tutto quanto. Le piace fare queste cose anche. Un'altra? Allora, un po' meno interessante. Lo dico stesso. Sì. Lei era un prete Ah, e lui un chierichetto. quella roba lì? No, 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 non c'era ok. niente però vabbè, C'è così. stata una relazione in una vita precedente, quella della panificazione? Un incidente. Non so perché tu mi hai chiesto la relazione, invece io ho visto un incidente. Non so perché ti faccio questa domanda, ma si chiamavano, avevano un nomignolo con cui si chiamavano? So, Picci, Pucci, cose così. Però io non la, tu vedi una relazione perché non riesco a vedere la relazione. Cioè, quando lei lavorava nel pane, però lei era grande, Mm, e mm. lui era un ragazzo. Vabbè, anche un nomignolo tra amici, tra colleghi. Cioè, può questo nomignolo definire questa relazione che si insegue di vita in vita? Allora, lei chiamava lui Scricciolo quando facevano il forno, no? E lui? Capo. Vabbè. Va bene, va bene, va bene. Questa è la sessione di Bibi, lo ricordiamo. Mm. Dopo 28 anni, lei non è italiana, non so se posso dire di che paese sei, sì, sì, è rumena. Dopo 28 anni, venuta in Italia anche un po' per caso, quasi senza tanto volerlo, non si sente ancora a casa, non è ancora la casa, la propria casa d'Italia. Le è rimasto in testa che lei stava bene in Romania. Aveva tutto quello che le serviva e anche il suo lavoro ideale che qui non ha potuto esercitare. Mm. Per lei la Romania è stata la realizzazione, mentre qua si è un po' adattata, diciamo, ok? Il punto più che altro è questo, nella sua realizzazione. Anche se attualmente lei comunque il lavoro che fa lo fa con impegno e con amore, che lei comunque non riesce a fare diversamente le cose che fa. Lei comunque, qualunque cosa fa, ci mette tutta a se stessa. Però è chiaro che non era il suo sogno. Mm. Il suo sogno lei l'aveva realizzato là, in Romania. Quindi è chiaro che il motivo per cui non la sente ancora a casa sua è che lei, insomma, no? Non ha potuto davvero esprimere se stessa. Si sente un po' effettivamente chiusa, compressa in un certo senso. D'altronde, il gatto è come se si mettesse lì a dirle no, io ti vieto l'accesso alle situazioni in cui tu potresti ricominciare anche a metterti in gioco, perché in realtà ci sono delle possibilità per lei. Perché lei, volendo, potrebbe anche ricominciare a prendere in mano le forbici, il phon e la spazzola. Sarebbe anche molto apprezzata. Magari da casa, oppure prendendo la patente. Sì, a domicilio delle persone anche, sì, Mhm. sì. Ehm, o anche, tipo, mi fa vedere adesso questa persona che ha bisogno solamente di un aiuto nei weekend, perché in generale se la cava, mm,
ma ha bisogno solamente di momenti, diciamo, più affollati. Mm. E lei, cioè, io la vedo proprio disinvolta, come se non fossero passati così tanti anni, no? E che proprio mette a proprio agio le clienti, se le coccola, le ascolta, riesce anche proprio a vedere un po', cioè non solo la loro fisionomia e il loro campo energetico, capisci? Ma già riesce a immaginarsi la pettinatura, il colore e anche proprio come questa cliente può stare nella propria vita con quel tipo di acconciatura. Proprio amore smisurato nel suo lavoro, Mm, mm. espresso in un lavoro che però può generare veramente del bene, anche se vogliamo, nelle persone, aumentarne la sicurezza, no? Sì, 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 assolutamente. L'autostima. Sì. E perché non si sente in Italia, a casa? Perché lei l'ha proprio presa come una sorta di, non so come spiegarti, di punizione. Cioè, qua tu non ti realizzi. E Zeus vuole così, eh? Zeus vuole crearle questo lunghissimo stop nella vita in modo che lei sia decisamente sotto le sue possibilità. E le ha fatto fare il classico lavoro delle donne che non hanno un'altra alternativa, no? Le pulizie. Lavoro per cui comunque lei è apprezzata e comunque lo fa in maniera superiore, però è altra cosa, no? Quindi, l'Italia è vista un po' come quella patria che non le dà le possibilità che invece le dava il suo paese d'origine. Ma non è così. Non è così, no? E No, non è troppo tardi. assolutamente no. Ok. Causa esoterica Monica del fatto che lei, con altre due sorelle, non ha avuto figli. Mm. Allora, dunque, aspetta che mi vengono diverse cose. Allora, diciamo così che ehm, eh, tutte queste donne praticamente, includendo anche la mamma e la nonna, avevano appunto e hanno alcune, queste facoltà psichiche, ok? Però che cosa succede? Che arrivati fino alla generazione della mamma di Bibi, erano facoltà psichiche, non so come dirti, mantenute comunque in un ambito ristretto. Invece, Bibi stessa, per esempio, avrebbe potuto utilizzare queste facoltà psichiche in maniera molto più espansa per fare cose molto importanti nella sua vita. Allora, che cosa è successo? Che a quel punto è come se le entità si alleassero affinché queste donne non avessero la completa realizzazione nella vita personale. Mm, E infatti, comunque, oltre a non avere figli, in realtà hanno avuto varie tribolazioni, ok? mhm. Tutte, per esempio, hanno avuto un uomo violento come primo rapporto importante, diciamo, no? Poi un'altra ha avuto problemi di salute. Lei è venuta qui in Italia e alla fine non si è realizzata professionalmente. Questo perché? Perché loro appartengono ad una generazione in cui questi poteri psichici avrebbero fatto la differenza. E allora cosa succede? La cosa migliore è renderle, diciamo, infelici. È uno degli elementi di infelicità o comunque, sai, di sentirsi inferiore è quello di non diventare madri. Ecco, io ho qualcosa di meno delle altre.
Ha fatto qualcosa che non va? È tutto relativo, magari non essere madre permette in realtà di avere molta più libertà e molta più capacità di tempo, possibilità di esprimere le proprie capacità medianiche. È tutto molto relativo, certo, questo è il pensiero comune, magari anche Esatto, rumeno, per cui, ma uno, la donna si realizza anche senza figli. E due, una donna potrebbe avere delle capacità medianiche che riesce, non è vero al contrario, cioè non è per certo, forza vero al contrario, ma magari l'assenza di figli, di impegni, la scuola, il bambino, qua, là, mettilo a letto, eccetera, le permette maggiormente di occuparsi. Quindi ribaltiamo esatto, il castello delle povere entità mentali ed eteriche esatto. Chaparat e rivediamo tutta la storia Perfetto. come occorre farla. Già, Non come poverino, una punizione, ok? certo, ma Ma come come un'opportunità. un'opportunità. Sì. Bravissimo. Bravissima. Bene. Portale aureo. Mamma e papà. Mhm. La mamma è come se venisse piena di premure. La vedo con un cucchiaino e dentro credo che ci sia uno sciroppo che io Sciroppo, eh? potrei parlare di miele, di qualcosa così, insomma, e lo vuole dare alla sorella cioè alla figlia sua ovviamente, che è un po' più fragile, delicata, no? Mhm. Che è entrata con difficoltà, no? Come se le volesse dare questo ricostituente. Vedo che è subito come se si adoperasse un po' per tutti. Poi vedo che va a dare le carezze alle figlie della nipote, che sono anche loro un po' spaventate perché si sentono molto insicure, molto, sai, non protette, no? È come se volesse andare lì a darle un senso di protezione. E poi vedo che è come se volesse aprire proprio gli occhi alla nipote di Bibi, perché lei riesca a guardare bene. Ehm, Generosa, mi viene così. Se fosse molto generosa, premurosa, molto, non so come dirti, empatica. E il padre? Invece, Mhm. da Bibi va come di fronte, come se si specchiasse, è come se mh, vedesse proprio che lei ha incarnato tutte le cose che lei desiderava, che lei era. Allora, il padre, vediamo un attimo. Il padre di Bibi è come se volesse organizzare un pranzo per tutti quanti. Vedo che ha aperto una bottiglia di vino, sta tagliando del pane. E vuole creare questo momento di unione, di convivialità. Non so, mi fa vedere come anche mm, mm, Dio, non mi viene il nome, no, una targhetta, un grado militare, non lo so cosa Mhm. c'entri, Mhm. una cosa così. Sì, Ok. due. Mi dice BB comunque era militare? Era militare? Sì, ok. Uh, Secondo grado? Due, qualcosa con due. 2 anni, ok. ok. Ehm, è come se ci mandasse, no, tanta aria fresca, perché è come se sentisse che c'è dell'aria viziata, no? E volesse proprio rinfrescare per portare più leggerezza, per liberare tutti quanti da questa pesantezza che si è creata. Dice, vi sto mandando l'aria del portale aureo, che sia di beneficio a tutti voi.
E vedo che effettivamente Bibi respira a pieni polmoni, è quella che ha capito di più e quindi apre proprio il petto per far entrare completamente quest'aria. Anche le bambine. Mamma e papà di Bibi sono fiamme. Sì, lo sono state, però ti devo dire che adesso lì non c'è più questo concetto. No. No, no, come se Ma, fosse funzionale sulla Terra. mm, ma, ma possono tornare alla sorgente da lì? Allora, mi, mi viene come se entrambi si sentissero, non so spiegarti, ti potrei dire una parola che è nostra umana, ma non è quella che mi stanno comunicando, che è il senso di responsabilità. Io la traduco così, ma non è esattamente questo. Come se per tornare alla sorgente, avessero bisogno, mh, di eh, no, a volte proprio mi mancano le parole quando provo a tradurre i loro messaggi, però la necessità è quella di creare una sorta di pacificazione dei loro legami, perché è come se sentissero che ancora possono fare qualcosa. Se vanno nella sorgente, in realtà perdono questa possibilità, eh. Ok, cosa vuole dire il padre a Bibi? Ehm, Cioè, è una battuta. Sei un po' l'uomo di famiglia, probabilmente perché lei è veramente quella, la colonna portante, diciamo, no? Mm. Il perno, dice, sei l'uomo di famiglia, il perno. Infatti mi fa vedere come tutta una serie di cose ruotino intorno a lei. Ehm, è una responsabilità, è vero, ma è anche un onore. Fallo con fierezza, senza mai abbatterti. Rimani bella così, dentro e fuori. E la madre? Vedo che il papà è come se facesse questo gesto, cioè come se fosse uno scultore che con uno scalpello prova ad andare a rompere la maschera del marito di Bibi, Mm, come se fosse quasi una maschera, sai, di quelle di fango che diventano poi rigide, no? mm. Secche, Mm, che basta niente, si spaccano, insomma. sì. Restando un attimo prima di passare alla mamma sul papà, la morte del papà è stata influenzata dalla situazione del figlio, fratello di Bibi. Un dolore così non l'ho mai provato. Non riconoscere tuo figlio, sentire che è posseduto, qualcosa del genere. Eh, vederlo straziato da non si sa che e non poter fare nulla. Un dolore così è incontrollabile. Ti, ti consuma il cuore. Mm. Questo uomo, questo papà di Bibi, conosce Iad Eternum? Sì. Mm. Quindi, siccome è andato dal marito di Bibi a spaccargli la maschera, facciamogli mettere, visto che è suo figlio, in mano, facciamogli proporre da disincarnato a incarnato, da padre a figlio,
un ad eternum antidemoni, pura essenza di consapevolezza, olio essenziale di consapevolezza. Fa calare sul figlio una nuvola bianca ed è una nuvola che funge quasi da filtro pulitore ed estrattore anche. Vedo che ha fatto calare questa nuvola bianca sul figlio mentre era ancora lì a quattro zampe che cercava di brucare l'erba e il figlio si è fermato e per un attimo il suo sguardo è sembrato quello di un bambino innocente. Lui dice io ci provo, ma lui ha già firmato. Con chi? Con delle entità Mhm. che sono finte. Lui ha Però firmato con delle per lui entità, sono vere. ma ha firmato, va bene, con delle entità, ma per fare un'esperienza. Questa esperienza è già stata fatta, è finita. Non dà più niente. Nessuno ha detto che deve finire la propria vita così. Anzi, la super esperienza è iniziare un'esperienza del genere e nella stessa vita abbandonarla. Oppure no, me lo deciderà lui. Esatto, esatto, Quindi fare l'esperienza del, tra virgolette, guarito, non certo. più posseduto, disposseduto. C'è questa opportunità. L'ad eternum, essenza di consapevolezza, glielo permette. Lo accetta o no? Lo accetta il suo lui bambino. È grazie al suo lui bambino che questo ad eternum viene accettato. Perché è come se quella parte lì volesse rimanere integra, pulita. Ma bambino, proprio intendo bambino. Perché poi Inter- già da ragazzo è stato un po' come interferito. quindi non il bambino interiore, lui come bambino. Mhm. Quindi finirà così la sua vita. Come posso dirlo io? No, no, lo chiedo a lui. Non lo sento in grado di ragionare. Se mi aggancio a lui, lo sento molto disturbato e lo sento anche proprio che dice frasi sconnesse, non neanche coerenti rispetto alla domanda, perché in questo momento parla di Apache, poi dopo c'è una birra, ehm, poi c'è macchine incendiate, così. A rabbia. Messaggio della mamma. Sempre bella, sempre per tutti sei, sempre pronta all'ascolto, al dialogo. Di qualche volta no, qualche irremovibile no. Perché? Perché lei tende molto anche a essere conciliante. E i no è come se eh, creassero proprio, come posso dirti, un momento di gelo, non se l'aspettano, eh, e quindi cambiasse proprio la vibrazione dell'ambiente. Una sorta di scossone per svegliare alcune persone.
Li salutiamo. Vedo che sia il padre che la madre vogliono lasciarle una bellissima dalia. Di che colore? Eh, una bianca e una gialla. Come vanno via? Da soli, insieme, nella stessa direzione, in due direzioni diverse? Nei portale aureo, immagino, no? Sì, Non sì, erano lì, assolutamente però. insieme. Sì, io penso di sì. Allora, eh, la mamma sì, perché come è arrivata proprio, mm, mi dava proprio l'impressione di portale aureo. Il papà non lo so se era già lì, sai? Però adesso li sto vedendo che vanno assolutamente insieme, vicini, e c'è quell'amore che però lì è un altro amore. Cioè, Cioè è un amore non esclusivo di coppia, non so dire di più. Mm. È un amore che impari lì, che è per tutti. un riferimento al nomignolo, non tanto che si davano in vita, ma che si danno lì. Hanno un modo di chiamarsi uno con l'altra, A me dice sorella e fratello. un po' come indiani d'America. Mm, sì. Li salutiamo. Luci spente, occhio di bue solo su Bibi. C'è solo lei. Ci faccia vedere quello che sa fare. È proprio una gran donna. Adesso mi appare davvero come fosse un gigante. Bellissima. C'ha una bellezza statuaria. Gigante. E lei va con molta fierezza al cluster e qua me lo dà proprio come un tempio antico, tipo un tempio greco, ecco, me lo fa vedere. Però le colonne si sono sgretolate. Ehm, Lei dice che adesso può ricostruire, quindi non le servono più queste antiche rovine. La trovo molto, mm, non so come spiegarti, anche molto sofisticata, molto garbata. Non c'è foga, c'è molta grazia nel fare queste cose eppure determinazione. È come se fosse un libro ormai, questo tempio, e infatti lei chiude il libro, il tempio viene come fagocitato dal libro, e poi con molta decisione appoggia il libro sul portale definitivo, che poi è uno scivolo, quindi il libro finisce lungo lo scivolo. Con molta sicurezza chiude come con uno sportello il portale definitivo. Sa cosa fare. Sì, tante piume di colori diversi vanno a creare il suo ad eternum. Tanti colori diversi. Avevo visto tante lucine colorate. E qual è l'effetto? L'effetto è anche di un gusto anche molto raffinato, non c'è niente di pacchiano, pur essendo tanti colori. E poi è come se ne facesse un altro color cipria, come se fosse proprio uno di quei puff, no? Per mettersi la cipria. Poi è Mm. una ad eternum.
Vedo che l'avatar è un giudice con la toga, come se la giudicasse, le comminasse le pene, la durata delle pene, la fa andare in prigione, le fa pagare la multa, così. Ah, lei è animata proprio da un gran senso di voler essere libera, padrona della propria vita. Quindi proprio afferra per la toga il giudice e lo scaraventa dentro il portale definitivo. E così fa con tutta la stanza, che era un'aula di legge, via, tutto dentro il portale definitivo. Fa un grosso sospiro di sollievo, Bibi. Allora, ha usato di nuovo il rosa come ad eternum, ma è come se fossero tutti musettini di maialini, carini. Con queste condizioni, il progetto è ancora disfatta? Regalo da scartare. Bello. La PS è ancora bel gioiosa e la PE ancora forza. Allora, forza è rimasto, e boh, la PS mi viene come raggio di luce. Il Ramaro, il lupo, il gatto, Zeus esistono ancora? No, Contrasti, fiducia, evasione, le tre entità mentali. no, no, Gli impianti sono caduti o sono ancora presenti? sono caduti. Nuova vibrazione, 370. però. Nuova consapevolezza, 178. anima, 53. vite, 1749. capacità medianiche, cervello. 10,6. 7. Suscettibilità ipnotica, l'unico valore veramente un po' basso. 64. Mm, raddoppiato. 3D, 36. molto abbassato, ottimo. 98, vivacità animica, Assolutamente c'è. 100. Ottimo, improvement, un miglioramento. Ora da scarsa capacità, suscettibilità ipnotica, Bibi, volendo tu potresti andare tranquillamente in ipnosi. 64, serve 40, più o meno. Ci sei in pieno. Bene, 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 molto bene. Un messaggio di Bibi generalizzato a tutto il suo cinema. Adesso si è messa tipo un grembiule e dice: preparo io da mangiare. Facciamo come una volta, si faceva una volta, tutti insieme in allegria e autenticamente noi stessi. Vuole tanti fiori su questa tavola, la vuole apparecchiare bene, con molta cura, con molta attenzione. Eh, incarica le bambine, no, di apparecchiare la tavola. La sento proprio potentissima, fortissima, raggiante. Un esempio, no? Per il cinema. Sì, Un messaggio di Bibi a se stessa. io lo sapevo di essere così. Un po' me ne ero dimenticata, un po' mi sono fatta scoraggiare, ma adesso è bellissimo avere di nuovo a che fare profondamente con me stessa. Io sono una mia grande amica.
Va bene, come la vedi, immagine finale? È molto indaffarata a preparare tutto ed è molto sorridente. Ehm, è come se potesse anche un po' volare. Non la vedo esattamente con i piedi completamente aderenti al pavimento, ma leggermente sollevata. Va bene.